Un match può andare bene o può andare male, ma non sappiamo esattamente quale sia la definizione di bene o male rispetto all'andamento di un match. Sicuramente ci sono persone che entrano immediatamente in sintonia, altre che hanno bisogno di più tempo. Alcuni hanno dei legami che si basano più su una frequentazione focalizzata su obiettivi comuni, altri diventano dei confidenti e fanno le cose più incredibili da veri amici. Ma quando si comincia a percepire che qualcosa va storto o non ingrana, diciamo, nel modo in cui ci si aspettava, sicuramente c'è sempre un operatore, un'operatrice di riferimento che accompagna non solo nella maggiore conoscenza reciproca, ma soprattutto nella lettura del perché questo sta accadendo e di come magari avvicinare meglio, in modo più efficace, i lembi di questa relazione. D'altra parte bisogna anche immaginare che non appunto necessariamente il legame che si avvia sarà sempre rose e fiori, sempre positivo, ma sappiamo anche che proprio i momenti di conflitto o di fraintendimento possono diventare la base per un apprendimento reciproco di tipo diverso. È solo nel momento in cui esce qualche piccola frizione che capiamo che le persone si stanno conoscendo davvero. Ci è capitato di sentire molte volte, soprattutto da buddy italiani, dire che ecco, io quella cosa non mi sentivo di dirla perché poverino con tutto quello che aveva passato, oppure è una persona che ha già subito tanto nella vita, non mi sento di rinfacciargli un certo comportamento oppure di chiedergli come mai si comporta in quel modo con me. E invece viceversa, nel momento in cui è calata questa maschera e sono uscite le domande scomode o è stato chiesto il perché di un determinato atteggiamento, qual era la base magari di una non telefonata o di una non confidenza, la persona rifugiata si è sentita importante, si è sentita vista proprio come soggetto, come persona a tutti gli effetti e magari è stato proprio da lì che è cambiato il passo della relazione. Se però appunto qualcosa non dovesse proprio andare e quindi è necessario interrompere in qualche misura questo match o comunque ridefinire le sue basi, ricordiamoci sempre che c'è un'enorme scuola anche negli addii, nei arrivederci, nella capacità di elaborare in modo non distruttivo la fine di una relazione sia anche quella di matching. Quindi anche in questo noi abbiamo sempre visto che la capacità da parte dei singoli soggetti, ma anche degli operatori di riferimento, di rielaborare gli ostacoli, i rilanci, i trampolini che vengono dai conflitti, ma anche l'eventuale fine di un match, ha rappresentato dei momenti di apprendimento importante sia per le persone direttamente coinvolte, ma anche per gli altri buddy e le comunità di riferimento che a volte hanno avuto degli elementi di curiosità, apprendimento, ma anche di rilancio proprio a partire degli ostacoli di singoli partecipanti.